San Cono, il protettore dei giocatori. San Cono nacque nel XII secolo, intorno al 1139, nella città di Diano, oggi Teggiano, in Campania, da una famiglia nobile e profondamente religiosa. Fin da giovane, Cono manifestò una spiccata vocazione alla vita spirituale, tanto da voler entrare nell'abbazia benedettina di Santa Maria di Cadossa, situata vicino alla sua città natale. Nonostante i desideri dei suoi genitori, che lo immaginavano destinato a una carriera laica o militare, Cono scelse di dedicarsi interamente alla fede. La sua vita monastica fu caratterizzata da un'intensa ascesi, fatta di preghiera e digiuni. Si narra che durante un periodo di preghiera profonda, Cono ebbe una visione celeste che confermava la sua chiamata alla santità. Morì in giovane età, a soli 18 anni, il 3 giugno 1236. E subito dopo la sua morte iniziarono a circolare storie di miracoli avvenuti per sua intercessione. Il culto di San Cono crebbe soprattutto a partire dal XVII secolo, quando le sue reliquie furono trasferite nella chiesa di San Nicola a Teggiano, ora cattedrale di Santa Maria Maggiore che ospita le spoglie del santo. La figura di San Cono divenne rapidamente oggetto di venerazione, non solo nella sua terra natale, ma anche tra le comunità italiane all'estero, in particolare in Sud America. Uno degli episodi più significativi nella storia del culto di San Cono si verificò quando la sua statua fu portata in Uruguay. Durante la prima processione nella terra sudamericana, solitamente immune ai terremoti, la terra iniziò a tremare. Questo evento venne interpretato dai fedeli come un segno del potere del santo, un avvertimento ai nuovi devoti e un richiamo alla sua terra d'origine. San Cono è divenuto noto come il patrono dei giocatori, specialmente di quelli d'azzardo e di lotteria, grazie a una serie di episodi miracolosi legati alla sua intercessione. La sua protezione si è manifestata in modo particolarmente evidente attraverso la fortuna nei giochi. La data del 3 giugno, giorno della sua morte, divenne associata a numerose vincite alla lotteria. Uno dei miracoli più famosi avvenne il 3 giugno, quando il numero 3 vinse il primo premio della Lotteria Nazionale. Questo evento si ripeté più volte, tanto da costringere i gestori del lotto a proibire la giocata del numero 3 nelle settimane precedenti la festa di San Cono. La devozione popolare, tuttavia, trovò modi creativi per aggirare l'ostacolo, giocando numeri correlati come il 2, il 4 o il 30, il contrario del 03, e persino numeri simbolici legati alla vita del santo, come il 18, l'età in cui morì, il 26, il numero della strada in cui è situato il santuario, e altri. La fama di San Cono non si limitò solo alla lotteria. Nel 1950, l'Uruguay vinse sorprendentemente la finale dei mondiali di calcio contro il Brasile. Il capitano uruguaiano aveva promesso di fare un pellegrinaggio a piedi fino al santuario di San Cono in caso di vittoria, e il santo rispose con un segno chiaro, 2-1 per l'Uruguay, con reti segnate da 2 figli di emigranti italiani. Il legame tra San Cono e il calcio continuò anche in tempi recenti, con il calciatore uruguaiano Edinson Cavani, devoto del santo, che riuscì a ottenere risultati straordinari indossando il numero 21, 2 più 1 uguale 3, confermando così l'intervento del santo. San Cono è diventato un simbolo di speranza e fortuna, non solo per i devoti cattolici, ma anche per chi cerca una mano fortunata nei giochi d'azzardo. Come sottolineato nel testo Santos Populares dell'Uruguay, San Cono è visto come un santo laico, venerato per la sua capacità di concedere miracoli incontanti a coloro che credono in lui, anche al di là della fede religiosa tradizionale. Con il suo legame particolare con la fortuna, San Cono ha superato i confini della devozione religiosa tradizionale, diventando un simbolo popolare di successo e protezione, capace di influenzare eventi terreni come le lotterie, le scommesse e persino il calcio. San Cono, venerato come protettore di Teggiano e patrono della diocesi di Teggiano Policastro, è celebrato solennemente ogni anno il 3 giugno. Questa data è particolarmente importante per la comunità locale, che organizza processioni, messe solenni e altri eventi religiosi in onore del santo. Durante la festa, la statua di San Cono viene portata in processione per le vie della città, accompagnata da una grande partecipazione popolare. Ma la devozione verso San Cono non si limita solo a Teggiano, il culto si è diffuso anche tra le comunità di emigranti italiani in paesi come Stati Uniti, Argentina, Uruguay, Venezuela e Canada.
In queste nazioni, specialmente tra le comunità di origine italiana, si continuano a organizzare celebrazioni in onore del santo, mantenendo viva la tradizione e il legame con la terra d'origine. Sancono è sepolto nella cattedrale di Santa Maria Maggiore, all'interno della cappella centrale della navata sinistra. Qui si può ammirare una statua raffigurante Sancono dormiente, insieme a 3 dipinti che illustrano vari momenti della sua vita. Il museo dedicato a Sancono si trova nel cuore del centro storico di Teggiano, in una traversa della centrale via Roma. Per raggiungerlo, basta seguire la stradina di fronte all'antico seggio della città. All'interno del museo sono conservati quadri, manifesti, paramenti sacri e libri che offrono un ritratto completo e commovente del monaco Cono, il santo patrono di Teggiano e della diocesi di Teggiano Policastro. A Teggiano si celebrano 4 feste in onore di San Cono. Il 27 settembre si rievoca una tradizione secolare che commemora la traslazione delle ossa del santo dal convento di Cadossa di Montesano sulla Marcellana al suo paese natale, Teggiano. Questa data è molto cara ai teggianesi, al pari del 3 giugno, giorno del Dies Natalis, che celebra la sua morte. Un'altra importante ricorrenza è il pellegrinaggio a Cadossa, che si svolge la prima o seconda domenica di agosto, a seconda dell'anno. Infine, il 17 dicembre si celebra la festa del patrocinio, in ricordo dello scampato pericolo del terremoto del 1857. Queste ultime 3 feste hanno un carattere esclusivamente religioso e non prevedono richieste di contributi economici.